La domenica è un giorno speciale, è un giorno in cui si sta con la famiglia, si va al mare in estate, spesso si parte per una breve gita, si pranza con i parenti. A volte non si fa niente e ci si riposa sul divano. Con questo brevissimo testo vorrei introdurre finalmente una lezione molto importante, la lezione sul sì impersonale. In questo video vedremo che cos'è, come si usa e alla fine faremo un esercizio per fissare il suo uso correttamente. Quindi rimani con me fino alla fine. Ma cominciamo subito con il sì impersonale. Perché si chiama sì impersonale? Impersonale. Vediamo i verbi che ho usato nel testo. La domenica si sta con la famiglia. Si va al mare in estate. Si parte per una gita. Si pranza con i parenti. Ho usato la particella si più un verbo alla terza persona singolare. Si va, si fa, si parte, si pranza. Ma qual è il soggetto di queste frasi? Chi fa l'azione di andare, di partire, di pranzare? Si chiama forma impersonale, non c'è una persona specifica. Il sì, in questo caso, non è un pronome riflessivo. Attenzione, sembra, ma è una cosa differente. Il sì, in questo caso, indica le persone, in generale. Indica un'azione generale, significa tutti o le persone. La domenica si va al mare significa che la domenica le persone vanno al mare, generalmente. Si pranza con la famiglia, le persone pranzano con la famiglia. Quando parliamo di un'azione senza indicare un soggetto preciso, quando il soggetto riguarda le persone in generale, possiamo usare la costruzione si più il verbo alla terza persona singolare. È come dire la gente. Quindi la domenica si va al mare significa che la domenica la gente va al mare. Si pranza con la famiglia, la gente pranza con la famiglia. Possiamo vederla così per semplificare. Quindi la costruzione è formata dal sì più il verbo alla terza persona singolare. Vediamo altri esempi. In questo ristorante non si fuma. È impersonale, significa le persone. La gente non fuma, non può fumare qui. Non si fuma. In questo ristorante si mangia bene. È un'azione generale che riguarda tutte le persone che mangiano in questo ristorante. Si più verbo alla terza persona singolare. Il 1° maggio non si lavora. Il 1° maggio la gente non lavora. Non si lavora. A Natale si mangia molto generalmente. Tutti mangiano molto a Natale generalmente. Si mangia molto. Si è il verbo mangiare alla terza persona singolare, sempre. Forse mi dirai, Francesco, io ho visto una costruzione con il sì, ma il verbo alla terza persona plurale. Lo vediamo nel prossimo video. È una cosa molto simile, ma un po' differente. Qui parliamo del sì impersonale. Una cosa importante, abbiamo visto quindi che il verbo è alla terza persona singolare perché indica la gente in generale. Quando c'è un aggettivo all'interno della frase impersonale, questo aggettivo è sempre plurale. Questa è la regola. Per esempio, dopo una settimana di lavoro si è stanchi. Quindi abbiamo sempre la particella si, il verbo, in questo caso essere, alla terza persona singolare, ma l'aggettivo è plurale.
si è stanchi. Quando si è tranquilli, si lavora meglio. Si, verbo alla terza persona singolare, è tranquilli. Se si è nervosi, è meglio non parlare. Può essere anche al plurale femminile se il riferimento è a tutte le donne o alle donne in generale presenti nell'ambiente in cui si parla. Se si è nervose, è meglio stare lontane dai mariti, se si è nervose, ma l'aggettivo è sempre al plurale. Quando si è ubriachi, si parla troppo e non si deve guidare. Abbiamo visto in questo caso la costruzione del si impersonale al tempo presente indicativo. È sufficiente per questo video. Nel prossimo video continueremo la lezione e vedremo la costruzione del si impersonale, si più il verbo alla terza persona singolare, ma al passato prossimo e agli altri tempi composti. Non voglio mettere troppa carne al fuoco, non voglio fare troppe cose in una lezione. Ricordati che in queste frasi non c'è un complemento oggetto, altrimenti diventa si passivante, che è una cosa un po' differente e lo vedremo nel video ancora successivo. Per il momento abbiamo visto la costruzione del si impersonale al presente indicativo, si più verbo alla terza persona singolare. Adesso, come promesso, facciamo un esercizio insieme. Vedrai delle frasi da completare con il verbo nella forma impersonale, con il si impersonale. Vediamo la prima. In questa scuola, il verbo studiare, molto. Hai 5 secondi per coniugare questo verbo. Semplice, in questa scuola si studia molto. Particella si più il verbo alla terza persona singolare. Seconda frase. In Italia, verbo andare, in vacanza ad agosto. In Italia si va in vacanza ad agosto. Si più va, terza persona singolare del verbo andare. Terza frase. Il 25 dicembre festeggiare il Natale. Il 25 dicembre si festeggia il Natale. Quarta frase. I miei colleghi lavorare sodo. Hai usato la forma impersonale qui? In questo caso era un trabocchetto, uno scherzo. In questo caso c'è un soggetto specifico, i miei colleghi, non è impersonale. Quindi il verbo lavorare si coniuga normalmente alla terza persona plurale. I miei colleghi, loro, lavorano sodo. Era un trabocchetto questo. Quinta frase. Il giorno di Pasqua, generalmente, pranzare con la famiglia. Il giorno di Pasqua si pranza con la famiglia, impersonale, la gente, le persone. Ultima frase. La mia famiglia, verbo abitare, a Ferrara. Anche in questo caso c'è un soggetto specifico, la mia famiglia, quindi è la mia famiglia abita a Ferrara, non si usa la forma impersonale. Bene, com'è andato l'esercizio? Spero che ti abbia aiutato a fissare meglio questa costruzione. Adesso non vedo l'ora di leggere i tuoi esempi nella sezione dei commenti qui sotto. Scrivi degli esempi simili a quelli che abbiamo visto in questa lezione. Non vedo l'ora di leggerli e ti ricordo, se non lo hai ancora fatto, di iscriverti cliccando sul bottone iscriviti e sulla campanella per ricevere una notifica per ogni video che pubblico.
Grazie per essere stato o per essere stata qui con me anche oggi. Ci vediamo prestissimo per la seconda parte di questa lezione.